Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi, per quanto riguarda la playlist dedicata all'Exchange Huobi Global, andiamo a vedere come depositare, come acquistare, come prelevare una criptovaluta proprio all'interno di questo exchange, ovviamente dopo la sigla. Sull'exchange huobi.com vi ho fatto una piccola panoramica sull'exchange e come ci si registra in un video precedente, ve lo lascerò comunque allegato a fine di questo contenuto. Se avete piacere potete registrarvi tramite il referral link che avete in descrizione. In alternativa, come sempre, non sentitevi obbligati e registratevi pure autonomamente. Prima di farvi vedere come acquistare una criptovaluta, come fare dei depositi, vi invito a scorrere in fondo alla pagina e ad unirvi alla community sia Telegram che Twitter e ovviamente su YouTube. Cliccando su Show More potete vedere anche altri social: Facebook, Medium, Reddit, LinkedIn, Instagram, Weibo. Unirvi a uno di questi social è importante per rimanere aggiornati sulle eventuali aggiornamenti, promozioni e future future di questo importantissimo exchange. Personalmente sono registrato al canale Telegram italiano. Vi lascerò il link alla community italiana in descrizione a questo video. Per acquistare una criptovaluta è semplicissimo, possiamo andare in alto a sinistra su acquista cripto, si aprirà questa schermata dove ci permetterà di acquistare, proprio come dice, acquista e vendi in modo veloce. Abbiamo l'accesso a 348 criptovalute con 57 valute locali e oltre 60 metodi di pagamento. Per noi è importante sapere che possiamo comprare euro direttamente con carta di debito o carta di credito oppure tramite bonifico bancario a commissione zero. Per quanto riguarda le fee e le commissioni, le abbiamo già viste nel video precedente, comunque possiamo fare una preview durante il nostro acquisto. Per poter depositare in euro e acquistare una criptovaluta dovete almeno avere la verifica dell'account attiva. Se non siete ancora verificate, anche in questa schermata potrete accedere alla verifica dell'account. Un dato importante qua sotto, che fa sempre piacere averlo sott'occhio, sono le criptovalute disponibili 389 e il volume di trading nelle ultime 24 ore. Guardate, una cifra enorme. Ci spostiamo sulla destra e vedete possiamo acquistare, vendere o convertire criptovalute. Supponiamo di voler acquistare 15 euro di criptovalute. Selezioniamo la nostra valuta fiat, in questo caso euro, l'importo e la criptovaluta o il token che vogliamo acquistare. Supponiamo di voler acquistare USDT. Come metodo di pagamento scegliamo carta Visa o Mastercard, andiamo su acquista e andremo a vedere quanto andremo a pagare di fee. 15 euro è la nostra spesa, 0,81 centesimi sono le fee e andremo a ricevere 16,84 USDT. La voce a fianco saldo euro ci permette di acquistare una criptovaluta con il nostro fondo in euro che abbiamo all'interno di Huobi. Possiamo avere il fondo in euro dopo una vendita oppure perché abbiamo depositato essenzialmente euro senza acquistare direttamente una criptovaluta. Quindi in questo caso è come se noi avessimo un fondo cassa e da lì possiamo attingere per acquistare una criptovaluta. A fianco abbiamo il bonifico SEPA. Selezioniamo SEPA. Clicchiamo su acquista USDT e nella schermata successiva andremo a fornire e a ricevere i dettagli per poter effettuare un bonifico. Con la stessa semplicità di acquisto noi possiamo andare a vendere un token o una criptovaluta per andare a ricevere la nostra valuta fiat, in questo caso euro. Possiamo selezionare l'importo e qua sotto ci viene la conversione automatica. Ovviamente mi dice che ho il fondo insufficiente perché attualmente ho 0 in deposito. E come vedete qua sotto, dopo che viene fatta la vendita, verranno inseriti i nostri euro all'interno della nostra cassa del balance euro. Un'altra cosa veloce è la possibilità di poter fare una conversione, uno swap da una criptovaluta dell'elenco ad un'altra. Abbiamo poi la possibilità di andare nel P2P Market e acquistare o vendere direttamente una criptovaluta o un token a un utente. Per quanto mi riguarda, io vi consiglio di utilizzare l'exchange. Normalmente delle operazioni del genere con persone che non ho la conoscenza, magari sono dall'altra parte del mondo, preferisco evitare, quindi utilizzare i servizi che mi mettono a disposizione l'exchange.
In modo molto semplicemente possiamo depositare una qualsiasi criptovaluta, un qualsiasi token andando su Balance, Asset Overview. Arrivati a questa schermata noi possiamo cliccare su Deposita e andare a depositare una qualsiasi criptovaluta da un exchange esterno, da un wallet esterno a UOB Global. Come vedete supporta ERC20, EcoChain, OmniChain e TRC20. Come ben sapete, chi segue i miei video ormai da tempo, abbiamo la possibilità di prelevare da un exchange ad un altro, selezionando non sempre la chain madre, ad esempio di una criptovaluta, come può essere in questo caso Tether, che gira sulla blockchain di Ethereum, ma possiamo andarla a prelevare e a depositare qualora i due exchange, i due wallet che stiamo per mettere a connessione supportino la stessa chain. Ad esempio, io posso inviare USDT da Binance a UOB Global non solo usando la chain madre di Tether, ma utilizzando ad esempio anche la TRC20, la Tron Chain, che come sappiamo è molto meno costosa della rete Ethereum. In che modo? Ve lo faccio vedere subito. Ci colleghiamo un attimo al mio Binance. Fate conto di avere in questo caso USDT all'interno del vostro portafoglio, andate su Wallet Spot, la procedura è la stessa dei prelievi che vi faccio vedere sempre nei video, andiamo a cliccare su Preleva, selezioniamo Tether, vedete qua abbiamo la possibilità di inserire l'indirizzo e inserire anche la chain. Andiamo a vedere che cosa supporta come invio Binance, quindi la BEP2, Binance Smart Chain, Ethereum e TRC20. Come abbiamo visto, Tether supporta tramite UOB Global la TRC20, quindi la selezioniamo, clicchiamo su Send Deposit Address, ci viene generato un indirizzo, lo stesso indirizzo ci viene anche mandato via email per verifica. Noi non dobbiamo fare altro che cliccare su Copy Address, ci spostiamo in questo caso su Binance, vado a incollare l'address che ho appena copiato alla voce indirizzo, in automatico vedete che prende TRC20. Clicco su Massimo, prelievo, e vado a completare la verifica dell'identità per effettuare questo invio. L'invio è stato effettuato e ho già ricevuto i miei Tether. Per andare a visionare basta andare su Balance, Account Overview, si apre la schermata, già qua vediamo il controvalore in Bitcoin e euro, ma se andiamo su Exchange abbiamo proprio il riassunto del nostro account. E andando in basso vediamo Tether 16,94. A questo punto con i Tether possiamo andare a fare del trading, possiamo aumentare la quantità andando a fare altri depositi, possiamo venderli. Per venderli mi pare ci sia un minimo di 20 Tether, quindi in questo caso non posso venderli per euro. Vi faccio vedere come riportarli su Binance. Si va su Withdraw, si riapre questa schermata, andiamo a selezionare Tether, torniamo su Binance, in questo caso mettiamo Deposita. Andiamo a selezionare la valuta Tether, selezioniamo noi la rete, in questo caso mettiamo TRC20, copiamo, torniamo su UOB, andiamo a selezionare TRC20, incolliamo l'address, come vedete le fee sono 0,84 centesimi di euro, quindi un Tether. Seleziono l'intero importo, se voglio inviare, se lo voglio mandare interamente, oppure posso scegliere ovviamente un quantitativo più basso. Il minimo per l'invio sono 2 Tether. Clicco su Withdraw e procedo all'invio. Completato la verifica per l'invio, in questo caso uguale a Binance, abbiamo questa schermata dove ci viene mostrato cosa abbiamo prelevato, l'address, la quantità, le fee e poi ci viene richiesto perché abbiamo prelevato le nostre criptovalute, i nostri token. Ovviamente la risposta è facoltativa, ma se le preleviamo per uno di questi motivi possiamo tranquillamente selezionare utilizzando il flag e dare una mano a conoscere meglio le motivazioni di un eventuale prelievo, come ad esempio possiamo prelevare una criptovaluta perché non ci troviamo bene sulla piattaforma, lo segnaliamo così UOB può sempre migliorare. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto e di unirvi alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi e se volete essere aggiornati sulle promozioni, su tutto quello che succede nel mondo UOB Global, unitevi anche alla community Telegram italiana dell'Exchange. Noi ci vediamo domani, ciao a tutti!